Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare il personaggio Nvidia, molto carino, simpatico, spero che vi piaccia questa mia versione. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Stesso schema andate a realizzare per Gioia, l'unica differenza sono un po' i capelli, il resto è molto simile, stesso vestito, solo che qui non c'è il colletto, quindi qui non ci sono le scarpine, quindi fate tutto lo stesso colore, giallo, e lo schema è identico. Per realizzare il personaggio Nvidia del cartone animato andiamo a fare con il filato verde di questo colore un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo una media in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Io inizio dalla testa. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie e un aumento saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 8 giri. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse e riempiamo con l'ovatta sintetica. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Andiamo a sostituire il filato verde con quello viola, lilla, e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse, un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse, un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 8 giri 18 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Con il filo bianco andiamo a fare dei pallini in questo modo su tutto il vestito. Ora andiamo a fare le gambe. Con il filato verde scuro andiamo a fare la base, facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello, facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Ora andiamo a lavorare le 8 maglie lavorate in costa dietro. Facciamo un altro giro di 8 maglie basse normalmente. Sostituiamo il filato verde con quello fucsia e andiamo a lavorare per altri 3 giri con questo filato le 8 maglie. Ora possiamo staccare questa gamba, andiamo a fare l'altra gamba allo stesso modo e poi la andremo ad unire. Fatta anche la seconda gamba, li dobbiamo andare ad unire e andiamo a lavorare 8 maglie per questa gamba, 8 maglie poi per quest'altra gamba, unendole e saranno 16 maglie lavorate. Andiamo qui semplicemente e andiamo a fare il nostro giro completo. Lavoriamo le nostre 16 maglie per altri 6 giri e poi stacchiamo il filo. Possiamo ora staccare il filo, andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e dobbiamo andare a cucire all'interno del corpo, dopo aver riempito bene tutto. Per le braccia avviamo con il filato verde, quello che abbiamo utilizzato per la testa, un anello magico di 5 maglie. Stringiamo l'anello e lavoriamo per altri 2 giri 5 maglie basse. Sostituiamo il filato verde con quello fucsia che abbiamo utilizzato per il vestito e andiamo a lavorare per altri 4 giri le 5 maglie con questo filato e poi stacchiamo il filo. Terminati i giri andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e facciamo le palline come abbiamo fatto per il vestito. Andiamo a fare un altro uguale. Per gli occhi con il filato nero andiamo a fare un anello magico di 4 maglie, stringiamo l'anello e andiamo a chiudere l'anellino e dobbiamo prendere ora il filo verde che abbiamo utilizzato per la testa e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 6 maglie lavorate con il filo verde. Prendiamo il filo bianco e andiamo a fare un aumento nella prima maglia
un aumento nella seconda maglia e un aumento nella terza maglia. In totale saranno poi 6 maglie lavorate. Giriamo il lavoro e andiamo a fare un altro giro di 6 maglie su quelle appena lavorate e poi possiamo staccare il filo. Questo sarà l'occhio. Andiamo a fare un altro uguale e li andiamo a posizionare in questo modo qui. Per i capelli avvolgiamo un po' di filo intorno alle dita, io ho fatto circa 40 giri e vado a cucire questa parte qui superiore dei capelli della lana e vado poi a tagliare questa parte qui in modo da creare così i capelli. Con ago e filo ho cucito questa parte superiore e ora con le forbici vado a tagliare la base dei capelli e poi la vado ad applicare sulla testa. Vado qui al centro e vado a tagliare così. Fatto questo posso posizionare i capelli sulla testa della bambola, vado al centro in questo modo e poi vado a rifilare questa parte qui una volta che ho fermato con ago e filo i capelli. Blocchiamo le gambe sotto il vestito e poi andiamo a cucire maglia per maglia per bene fino a bloccare tutto intorno. Con ago e filo possiamo chiudere questa parte qui delle braccia e andiamo a cucire in modo che si possano anche muovere, oppure potete andare a cucire vicino come più vi piace. Con ago e filo andiamo a fermare i capelli bene sulla testa e poi andiamo a fare le sopracciglia e andiamo ad applicare gli occhi in questo modo qui. Andiamo poi a tagliare i capelli all'altezza della spalla in questo modo, andiamo da questo lato e da quest'altro lato e creiamo così la pettinatura. Con lo stesso filo verde andiamo a creare le sopracciglia in questo modo, poi ripassiamo per rinforzarle un po', fermiamo gli occhi con gli spilli, andiamo a cucire maglia per maglia intorno e poi passiamo il filo nero in modo da contornarli. Con il filo nero poi andiamo anche a riempire la bocca, facciamo prima una bocca aperta, sorridente, come vi piace, e poi andiamo a riempire bene con il filo da un lato e l'altro e poi facciamo i dentini con il filo bianco sopra. Con un po' di filato fucsia andiamo a fare degli elastici qui lateralmente ai capelli. Passiamo il filo semplicemente così, prendiamo sia la base dei capelli che la base della testa e passiamo il filo in questo modo, creando così l'effetto elastico da un lato e l'altro della testa. Per il colletto con il filato fucsia facciamo una catenella di 20 maglie e lavoriamo 20 mezze maglie nelle 20 catenelle. Stacchiamo il filo e andiamo a cucire al collo. Possiamo staccare il filo e lo andiamo a cucire qui al collo in questo modo. Andiamo a cucire bene tutto intorno, tralasciando questa parte qui centrale aperta. Realizzate invidia e poi realizzate anche gioia con lo stesso schema, cambiando solo un po' i capelli. Questa è la mia versione di invidia, spero che vi piaccia. Con lo stesso schema possiamo realizzare anche tutti gli altri personaggi. Vi mando un grande bacio, un abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.